bentornati qua su Arden-chan, l'unico posto in cui il viola, questo è viola, è uguale al blu. Come faccio a farvi vedere che è viola? Non lo so, ecco, vedete? Così è viola, no? Così. Questo è blu, questo è blu, questo è viola. Però se li metti insieme sembrano blu uguali. La magia dei colori! È un setup un po' diverso, perché effettivamente sono nel setup del mio studio, che ancora non è ovviamente totalmente ben sistemato il mio studio, e spero un giorno di sistemarlo meglio, di mettere qualche mezzola qui, un po' più di peluche qua, sistemare meglio l'armadio che l'è sfasciato, e l'ho trovato qua insieme alla casa questo armadio, quindi ehi, va bene, per adesso va bene così. Allora, siamo qui per vedere una cosa. Allora, in realtà, quando ho pensato a questa idea, ossia del format, di unire il format di Instagram con il format di YouTube, era per cose carine, tipo, vedrete poi in altri video, tipo, rispondo ai commenti più divertenti di Instagram, eccetera, eccetera. O anche... oh, vediamo perché questo post è andato virale, capito? Tipo anche uno studio sui vari post che vanno virali su Instagram, o comunque sia quelli che vi sono più garbati. Invece oggi andiamo subito al sodo, perché in realtà la volevo già fare questo video un po' di tempo fa, però non ho avuto tempo. Andiamo a vedere le risposte che più non mi sono garbate su un reel che ho fatto. Andiamo subito a vedere. Il reel è questo. Praticamente la domanda era semplice, dimmi secondo te le cose più sbagliate che ci sono in Italia, ok? Abbiamo un po' di battute un po' meme, tipo il sud, però vabbè ci sta, era per meme. Qualcuno ha un po' di depressione e gli vogliamo bene, dice io, e ci sta, cioè non ci sta, abbracciamo tutti quelli che credono di essere sbagliati, vi si vuole bene, non siete sbagliati cari cecchini, vi do degli abbracci in lontananza. Vabbè, la possibilità di questo video di arrivare sul mio telefono, insomma. Si parte con il meme, la burla, la comicità italiana, la impossibilità di poter fare un dibattito serio in Italia che finisce subito sullo scherzo. E ci sta, finché si va sullo scherzo ci sta. Ok, ci sono quelli che hanno risposto seriamente, tipo l'istruzione, che è una cosa interessante, anche il governo italiano ci può stare, la scuola. Poi si parte subito, le mignotte su Instagram. Cioè, poi bisogna anche definire mignotte, cioè... toccheremo il tema OnlyFanser, è o non è prostituzione in altre sedi. Però comunque sia, le mignotte su Instagram non è il più grave problema italiano. Io cercavo comunque sia di un dibattito anche su, per esempio, quali leggi potessero essere utili, o quale una riforma appunto sul lavoro, cioè l'Italia è molto arretrata rispetto a tantissime altre nazioni, ha tantissimi problemi, tipo l'istruzione, la sanità. Diciamo che un pochino come succedeva nei caffè letterari, dove gli studiosi si radunavano e parlavano dei vari problemi sociali per anche cercare di migliorarli, tipo alcune proposte di legge venivano fatte anche tramite i caffè letterari o comunque sia altre cose. Diciamo che o è andata in burla o in commenti discutibili o commenti molto discutibili. Comunque sia, salari bassi, criminalità, sfruttamento e corruzione, questo è giusto. Fanno la pancetta nella carbonara, vabbè. Regola d'oro a 20 centesimi, gli adolescenti nazisti.
Io spero che non ci siano adolescenti nazisti, spero. Ok, ecco un altro di lavagna. Le donne sono le cose più sbagliate in Italia. Boh, vabbè. Cioè, io da questo post non ho più potuto commentare perché mi trovavo a disagio, totalmente a disagio. Cioè, totalmente a disagio, ma non tanto per i commenti meme, quelli ci potevano anche stare, ma i commenti quelli aggressivi, omofobi, razzisti, xenofobi, più che nati, quindi metta, poi squadrismo, destra, sinistra, eccetera, eccetera. Io infatti, io non dico nulla, a voi l'ardua sentenza, io mi faccio cazzi miei, tipo quest'altro, i movimenti LGBT, poi vabbè, te e il governo, va bene, mettete anche me, sì, va bene, ci sta. Il governo e i vecchi. Poi, vabbè, tu e ancora tu. Oh, va bene, il PIL alto te l'ho dato io, cioè la corruzione e la mafia l'ho creata io, che ti devo dire? Le persone fanno questo genere di reel perché ovviamente siete diventati dei macachi che non riuscite a conversare e fare dibattiti in maniera seria, e quindi ovviamente se qualcuno vi espone un dibattito interessante ovviamente è sbagliato, perché no, non si può dibattere, cioè uno può farti una domanda di filosofia e dici no. Le persone che fanno le domande di filosofia non vanno bene. Le persone che chiedono, si fanno domande su cosa non va in Italia e perché faccia così schifo, no, non vanno bene, va bene? Grande bro, sei tu il più forte. I politici, poi ovviamente mettiamoci sempre, perché i maschi no, non c'entrano. Le ragazzine, ci sono state ben 3 donne. Le ragazzine che vogliono apparire sui social. Ok, ci sta. Questo invece un altro, tu, poi il tuo parrucchiere. Guardate che questa Francia l'ho tagliata ora io perché non riuscivo più a vederci. Poi martedì vado alle parrucchiere. Beh, il tuo parrucchiere, un altro. La prima cosa sbagliata sei tu e tutta sta nuova generazione che si rincoglionisce a fare il video del cazzo. Complimenti, probabilmente tu non hai un cazzo da fare perché se un video di dibattito rispondi così e non sai manco argomentare su un tema serio, vuol dire che il tuo quoziente intellettivo è uguale alla mia suola delle scarpe. Ecco, questo è un altro che ovviamente è talmente originale. Tu, questo è un commento meme, ma mi dissocio. Un altro, tu, perché l'originalità, quando c'era l'originalità, Enrico era a fare la fila all'Eurospin. Anche Vira era a fare la fila all'Eurospin quando gli davano l'originalità. Infatti anche lei ha scritto tu. Oh, ecco il commento di destra: gay, comunisti, magrebini, governo, transgender, lesbiche, socialisti, pansessuali, musulmani. Omofobia e razzismo ne abbiamo? Sì, quantità abissale. I comunisti, le ragazze che vogliono un follower in più su Instagram ma senza chiederlo. Ok. Obi, anche lui era a fare la fila all'Eurospin per l'originalità con il tu, insieme a Defanitas che ha scritto un altro tu. Anche Noel era a fare la fila all'Eurospin quando si tratta di originalità, perché partendo da te, poi comunisti. Anche Federico, Maranza, sport, calcio e pallavolo. Le ragazze che se la tirano si sentono sto cazzo. Cioè, allora, in un tema così serio, in cui si doveva discutere di politica, o comunque sia di sanità, o di scuola, o dei problemi veri in Italia, è fantastico come è diventato odio omofobo, odio razzista, odio di genere, odio sulla mia persona. Cioè, veramente è andata... La gente ha pisciato di fuori, si può dire. Un altro con il comunismo. Persone che fanno questi reel. Zio, se tu non sai argomentare né parlare, non è colpa mia. Cioè, veramente. I grey.
Gay e OnlyFanser, i marocchini, cioè... Le persone fanno domande a cazzo, non è una domanda a cazzo, si chiama dibattito di problematiche serie. Cioè, siete davvero contenti e soddisfatti di abitare in un mondo dove ci prendono tutti per il culo per quanto siamo rimasti indietro su tutto? Cioè, di solito i dibattiti, come avevo detto prima, si facevano anche nei luoghi appositi, come caffè letterari o aree di dibattito. Si studiava un argomento e si dibatteva, anche perché non siete un po' studiati, ma lo sapete che potete anche promuovere le leggi, nel senso fare una proposta di legge. Potete farla una proposta di legge. In Italia il numero di firme necessarie alla presentazione di una legge di iniziativa popolare varia a seconda dell'istituzione acceduta. Per leggi a carattere nazionale da presentare in Parlamento è necessario 50.000 firme. Potete anche voi cambiare tranquillamente da casa vostra, unendovi a qualche gruppo, parlandone, dibattendo. Potete anche fare proposte di legge, basta che poi li fate firmare. Quindi, o se no, potete anche cambiare se non vi piace qualcosa in Italia. Per esempio, a me non mi piace che gli italiani buttano i sudicio in terra come se fosse una discarica. Voi dite, c'è lo spazzino. Beh, io per esempio, dove vedo che lo spazzino non passa, pulisco io. Per esempio, non mi piace una cosa, la faccio io. Questo è per dire che non sono domande del cazzo. Se tu pensi come puoi tu fare il tuo affinché puoi essere un cittadino produttivo e seminare nel tuo piccolo, nel tuo orticello, il bene, vedrai che il paese è un posto migliore. Infatti ci sono paesi che hanno un concetto civico più alto del nostro, che si radunano spesso per parlare del paese e comunque sia rispettano tutte le leggi. Posso farvi un esempio della Corea del Sud, posso farvi un esempio della Norvegia, farvi tantissimi esempi dove hanno il senso civico più alto del nostro e infatti stanno meglio. Quelli che fanno video su Instagram credendosi importanti, certo, ovviamente, gente come te che fa questo video. Maranza bimbi merda che si credono adolescenti già a 6 anni, gente che segue la moda. Te e gli LGBT, tipo la tua generazione che non serve a un cazzo, beh, ti pagheremo le tasse, tutto. Ignorante. Poi il tempo passa, sarai vecchia e non sarai più utile nemmeno a te stessa. Ma pago le tasse. Le donne con OF. Insomma, come avete potuto vedere, poteva essere un bel dibattito se non ci fosse un'ignoranza dilagante. Diciamo, l'italiano medio rende impossibile il parlare di cose simili. Ora, non vorrei dire che le persone che ho visto hanno il quoziente intellettivo minore di una formica. Spero anzi che siano persone molto più lungimiranti, molto più istruite, molto più colte di quello che sono potute sembrare nei commenti. La prossima volta riproverò a fare un dibattito più serio o al massimo farò un video a riguardo, cosa secondo me potrebbe essere utile da cambiare. Però effettivamente, parlandoci chiaro, perché l'Italia va male? Perché c'è molto squadrismo, non c'è un'unità, ok? Non c'è un'unità vera e propria, ok? C'è gente che sta a destra, gente che sta a sinistra e crede che quelle che stanno a sinistra sono meglio e quelle che stanno a destra sono meglio. Ognuno si crede il migliore, ok? Questa cosa viene fatta un pochino su tutti, viene fatta sul calcio, viene fatta su ogni cosa, cioè c'è proprio questo squadrismo. Come la differisco io? Una guerra tra poveri, ma non poveri perché sono poveri, una guerra tra poveri perché praticamente vengono anche inculcate idee affinché non ti concentri sui veri problemi che ci sono, ok?
e dici la colpa è di quello, la colpa è di quell'altro, la colpa è di zio Gianfranco, capito? Indicando così, indicando quello, indicando quell'altro, non vai a finire al risolvere il vero nodo della matassa. Se molte nazioni, anche a livello cittadino, ottengono di più di quello che otteniamo noi, è perché hanno un'unità proprio civica loro molto più delineata della nostra. Per esempio, quando c'è stato il colpo di stato nella Corea del Sud, i coreani si sono uniti tutti. Se l'avessero fatto a casa nostra, tutti sarebbero stati sul divano, nessuno sarebbe andato. È quello che volevo far capire un pochino con l'imposto. Cioè che dovrebbe esserci proprio una sorta di unità, un dibattito, anche per capire che cosa non va, come si può risolvere anche nell'ordinario, con piccole cose, anche appunto con piccole azioni. Cioè non è che volevo i grandi problemi, ma anche piccole azioni. Per esempio, di solito io non sono nel volontariato in quel senso, cioè più di fare la colletta alimentare o a volte aiutare i barboni o le persone ma che io trovo in strada, non mi sono proprio unita a dei volontari, però ci sto pensando e può essere una cosa molto molto bella da fare proprio per il bene altrui. Comunque sia il bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, lo so, aveva un po' di tematiche più scottanti, più particolari, però è anche per farvi vedere come è impossibile, soprattutto in Italia, parlare di cose serie. Non tanto per i meme ci stanno, tanto quanto per l'aggressività. L'aggressività è proprio il pane quotidiano degli italiani, a quanto pare. Quindi stay chill, stay happy, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!